Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi continuiamo la nostra serie di NDE particolari per arrivare a un'altra NDE veramente straordinaria. Questa NDE è l'NDE di Brigitte Benson. Brigitte Benson ci racconta che era la seconda di 4 fratelli e da ragazzina era un vero e proprio terremoto, una birichina, come diremo in italiano. Faceva davvero impazzire tutti, soprattutto teneva nel mirino i suoi fratelli. Ricorda, quando avvenne questa NDE, che era il giorno prima del suo 14° compleanno e uno dei suoi fratelli gli aveva promesso di portarla in giro a far comperare nei negozi, appunto per prendere qualcosa di bello per il suo compleanno. Aspettava quel giorno da tempo e quindi era molto eccitata, molto esaltata per questa cosa. Essendo l'unica femminuccia di famiglia, non poteva uscire frequentemente come i fratelli e quindi insomma lei proprio questa giornata ci teneva tantissimo e aveva fatto dei programmi di quella giornata. Poi però avvenne una telefonata che le scombinò i piani. Una ragazza che piaceva a suo fratello l'aveva invitato a un'uscita, a un appuntamento e quindi il fratello le dava buca e quindi cadeva tutto il suo appuntamento, tutte le sue cose che si era preparata in mente, le sue compere da fare, eccetera, eccetera, eccetera. E allora lei cercò un po' di sabotare l'incontro di suo fratello e decise di nascondergli lo shampoo, che lui utilizzava per avere dei bellissimi capelli per fare questo incontro romantico con questa ragazzina che gli piaceva. Lei, mentre il fratello era chinato sul lavandino che iniziava a bagnarsi i capelli, non guardate i miei che non ci sono, a bagnarsi i capelli, lei furtivamente gli prese lo shampoo e si girò per uscire dal bagno di corsa. Il fratello, arrabbiato, le gridò di dare lo shampoo. Lei lo prese un po' in giro, poi si rigirò di nuovo verso la porta del bagno per infilarsi fuori. Il fratello allungò una mano per prenderla e la bloccò sul collo. Ovviamente questo fu un gesto istintivo, non fu un gesto premeditato o cattivo nei confronti della sorella. Voleva bloccare, poteva bloccarla da una spalla, ma allungando il braccio così, con la testa ancora, con l'acqua che gli cadeva negli occhi, la prese per il collo. Così facendo le bloccò, senza saperlo, il flusso di sangue al cervello. Fra le altre cose, quello che noi abbiamo scoperto poi successivamente, o che Brigitte ha scoperto successivamente, è che lei soffriva comunque di un problema cardiaco che in quegli anni non le aveva dato problemi. Si sapeva che c'era questo piccolo difetto, ma che con lo sviluppo avrebbe potuto sistemarsi. Invece in quella circostanza, a causa di questo blocco della giugulare non voluto da parte del fratello, anche il cuore cessò di battere, andò in tilt per un aumento della pressione, così ve lo spiego in termini naturali, ma non so neanche se sia il termine corretto. Comunque il cuore si fermò, il sangue non arrivava al cervello e quindi la nostra Brigitte si accasciò al suolo. Vediamo il racconto di Brigitte, cosa succede e cosa è successo poi dopo. Come si sentì? Allora, sì, lei dice che si sentì come afferrare per le spalle da una forza indescrivibile. È come essere succhiati dentro un tunnel di stelle, quindi si vide fuoriuscire dal corpo, proprio in questa maniera qua. Tanto veloce da sentirsi allontanare alla velocità della luce, quindi ebbe un attimo proprio di velocità fortissima.
Di colpo tutto si fermò e mi ritrovai sospesa a mezz'aria, immobile nel buio più denso e assoluto. Ricordo che cercavo vanamente di vedere qualcosa. Notai allo stesso tempo che riuscivo a vedere a 360 gradi, come avessi avuto degli occhi tutto intorno alla testa, e cioè in tutte le direzioni nello stesso istante. Ricordo anche una sensazione di attesa, come se dovessi aspettare qualcuno che doveva arrivare, o qualcuno o qualcosa. Sentivo che c'era un seguito a quella situazione di stallo, che sarebbe successo un qualcosa. Lentamente quel buio denso e impenetrabile diventò un grigio caldo e rassicurante. Cominciai a capire che non avevo paura, ero tranquilla. Feci come per guardare in basso e per mio stupore, al posto del corpo, all'altezza del petto, o quello che io consideravo il petto quando ero in carne ed ossa, c'era una palla di luce, di un bianco candido raggiante, che lentamente illuminava sempre di più tutto quello che mi circondava e tutto quello che potevo scorgere al di là del buio. Non saprei in che altro modo descriverlo, dice Brigitte. Sembrava però come se non potessi scorgere i confini di quello che si illuminava. A un certo punto cominciarono ad arrivare a raffica delle domande come: chi è Dio? Cosa faccio qui? Mi sta aspettando? Come siamo nati sulla terra? Domande che sinceramente non mi ero mai fatta, perché ero una ragazzina molto piccola, molto giovane, e non mi ero mai posto queste domande altisonanti. E cominciai improvvisamente a sentirmi tutt'uno con quel posto, e ogni domanda che mi sorgeva in mente improvvisamente mi riempiva di sapere. Cioè, improvvisamente avevo tutte le risposte. Un sapere senza confini, dice Brigitte, riempiva i miei vuoti. Essendo così giovane, la mente era come una stella vergine con tanta sete di sapere. Mi ricordo esattamente questa sensazione. Tutte le sensazioni positive che ero in grado di provare man mano che passava il tempo arrivavano. Mi sentivo sempre più gioiosa, contenta, sempre più sapiente, come se accostassi una forza sempre maggiore. Io riesco a descriverla solo in questa maniera, come se accedessi a una conoscenza e una forza illimitata. Non sentire il peso del corpo dava una tale dimensione di libertà irraggiungibile sulla terra. Tutte le sensazioni positive che ho provate sono da amplificare all'ennesima potenza. Poi, di colpo, tutto finì. Mi sentii risucchiare all'interno del corpo e ogni centimetro del mio corpo fisico era trafitto da 1000 aghi. Avevo dolori dappertutto, persino negli occhi, come se si risvegliassero dei dolori lancinanti in ogni dove. Mi sentivo stanca, come se stessi per addormentarmi. Cominciai a vedere come dei flash. Vidi un viso di un ragazzo chinato su di me che mi chiedeva: mi senti? Mi senti? Resta sveglia, cerca di rimanere sveglia, mi senti? Mi senti? Ricordo che tentai di dirgli di non toccarmi perché sentivo male dappertutto. Il prossimo ricordo che ho, dopo di quello, fu di essermi svegliata in ospedale, in sala osservazione. Ogni tanto aprivo gli occhi e vedevo dei camici bianchi, o mia madre o mio fratello. In seguito mi raccontavano ciò che era successo. Mio fratello mi aveva afferrata per il collo. Facendo pressione sulla carotide non arriva più sangue al cervello. Purtroppo la combinazione vuole che io, avendo un malfunzionamento cardiaco, ha fatto sì che il mio cuore si fermasse. Ricordo le contusioni al petto e il dolore per la manovra rianimatoria che mi era stata eseguita. Mi ci volle moltissimo tempo per non odiare il mondo intero, che mi aveva riportato indietro da quel posto dove mi sentivo meravigliosamente bene. Ho passato molti mesi da sola in camera mia. Ricordo questa esperienza mi ha lasciato il desiderio di solitudine, strano ma vero. Ancora oggi cerco l'isolamento, la meditazione, il contatto con il tutto. Questo ci racconta Brigitte Benson.
E allora, bellissima questa cosa e ci riporta a una cosa che avevamo visto tempo fa, no? Le varie forme corporee che si prendono una volta fuoriusciti dal corpo, e in questo momento era una forma sferica. Abbiamo visto che possiamo prendere una forma sferica a forma diciamo di energia, un'energia di luce, oppure a forma fumosa. Bene, scrivetemi qua sotto nei commenti cosa ne pensate, se avevate già sentito parlare di DNA di questo genere. Ci sentiamo in un prossimo video, iscrivetevi al canale, mettete il like, condividete il video sui vostri social, aiutatemi a crescere e a diffondere questi messaggi di speranza. Ciao a tutti da Ermanno. Ciao!